È una delle pochissime sostanze alcaline che usiamo in cucina, ma sappiamo veramente come funziona? Ciao e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Oggi parliamo degli usi e degli abusi del bicarbonato in cucina. Chi si diletta di pasticceria, specialmente americana, avrà notato che in alcune ricette è previsto l'uso del lievito chimico o del baking powder. In altre ricette invece è previsto l'uso solo del bicarbonato o baking soda, come dicono loro, e in altre ancora una miscela di queste due polveri. Come mai? Vediamo di scoprirlo. Il bicarbonato, o per un chimico idrogeno carbonato di sodio, è un additivo chimico che ha come sigla E500, è una sostanza che può sviluppare anidride carbonica. Ve la faccio vedere con un piccolo esperimento. Il bicarbonato può reagire con degli acidi neutralizzandoli e facendo questo libera dell'anidride carbonica. Quindi vi faccio vedere un classico esperimento che si fa anche nelle scuole elementari, spesso sotto forma di produzione di un vulcano che erutta. Prendiamo un po' di bicarbonato e aggiungiamo dell'aceto. Nel far questo vedrete che si svilupperà anidride carbonica. Vedete? L'aceto neutralizza il bicarbonato e viceversa e in questa reazione si sviluppa anidride carbonica, che è un gas. Quello che rimane, per inciso, è acetato di sodio e non ha alcuna proprietà detergente o sgrassante, magari ne parleremo in un altro video. Lo dico perché spesso si consiglia di utilizzare una miscela di bicarbonato e aceto per pulire, mentre in realtà l'aceto neutralizza il bicarbonato e viceversa. Questo è quello che accade anche per esempio quando usiamo del lievito di birra o del lievito madre. In quel caso, nell'impasto, sono questi microrganismi che sviluppano l'anidride carbonica e fanno lievitare l'impasto. Se noi utilizziamo una miscela di aceto e bicarbonato, e questo succedeva in molte vecchissime ricette, l'anidride carbonica rimane intrappolata e quindi può contribuire a far lievitare l'impasto. Come avete notato però, la reazione è molto veloce e in più è molto difficile da dosare la quantità esatta di bicarbonato che può servire per neutralizzare completamente l'aceto e no, non si può fare ad occhio. E quindi questo tipo di, agente lievitante ormai è scarsamente utilizzato. Fu così che nella prima metà dell'Ottocento un chimico, Alfred Bird, ebbe l'idea di aggiungere al bicarbonato, che è una sostanza debolmente alcalina, una sostanza debolmente acida, però non in forma liquida ma un solido, ed ebbe l'idea di utilizzare il cremor tartaro o tartrato acido di potassio. Adesso lo vediamo con un esperimento. Prendiamo il cremor tartaro e ne mettiamo un pochettino in un bicchiere. Vedete che è una polvere? Poi prendiamo il bicarbonato e lo aggiungiamo anche qui. Vedete che mescolando non succede assolutamente nulla perché sono due solidi. Se però aggiungiamo dell'acqua, quello che succede è che l'acido comincia a reagire con il bicarbonato e lentamente, molto più lentamente di quello che succedeva prima con l'aceto, comincia a sviluppare anidride carbonica. Quindi se noi misuriamo esattamente la quantità necessaria di bicarbonato per neutralizzare esattamente il tartrato acido di potassio e commercialmente ci si aggiunge anche un po' di amido di mais per assorbire l'umidità, abbiamo quello che si chiama il lievito chimico. La reazione è abbastanza lenta, per cui possiamo aggiungere questa polvere in un impasto con della farina. Quando aggiungeremo i liquidi, può essere in una ricetta il latte, l'acqua o altri tipi di liquidi, comincerà all'interno dell'impasto a svilupparsi anidride carbonica che però rimarrà intrappolata all'interno dell'impasto e quindi pian piano comincerà a gonfiarsi e quindi a lievitare. È importante ricordare che il cremor tartaro da solo non è un agente lievitante, a volte lo vedo suggerire in alcune ricette, però aggiunto da solo non sviluppa assolutamente anidride carbonica, ha bisogno della presenza del bicarbonato per poter essere utilizzato. Ha altri usi da solo in cucina, per esempio si può utilizzare da aggiungere a degli albumi che vogliamo montare a neve invece del sale che invece non dovrebbe essere utilizzato, ma come agente lievitante da solo non si utilizza. Si possono utilizzare anche altri sali acidi o addirittura degli acidi come l'acido tartarico. Se vi piace il fai da te, a puro scopo didattico,
Nel libro che ho scritto sulla scienza della pasticceria c'è un intero capitolo dedicato a questo argomento e potete vedere esattamente quanti grammi di cremor tartaro, quanti grammi di acido citrico o altri acidi sono necessari per neutralizzare esattamente il bicarbonato. Questo è importante perché noi non vogliamo che alla fine della lievitazione rimanga nell'impasto del bicarbonato, perché è una sostanza alcalina che può alterare in qualche modo le reazioni che avvengono durante la lievitazione e soprattutto in fase di cottura. Vedete che la reazione tra il bicarbonato e il cremor tartaro sta ancora andando, è lenta, mentre quella che ho fatto avvenire prima con l'aceto è praticamente esaurita, tanto è veloce. Giusto per curiosità, questa miscela di bicarbonato e una sostanza acida è presente anche, per esempio, nelle varie bustine che si usano, meglio, si usavano una volta ma le vendono ancora, di polveri che servono per rendere frizzante l'acqua. Quindi qui dentro c'è del bicarbonato, ci sono dentro degli acidi, a seconda della marca variano, c'è dell'acido tartarico oppure dell'acido malico o altri acidi. Vedete che anche qui è una polvere che non fa nulla, ma se aggiungiamo l'acqua comincia a svilupparsi l'anidride carbonica. Ovviamente se questo succede in una bottiglia tappata, poi l'anidride carbonica si scioglie nell'acqua e quindi abbiamo dell'acqua frizzante, che però ha comunque un sapore, un residuo, perché nella reazione tra il bicarbonato e gli acidi rimane una sostanza che ha un certo sapore. Quindi nel caso siate a corto di lievito chimico in casa e avete l'urgenza di fare una qualche torta, un qualche biscotto o qualcosa per cui vi serve lievito chimico, potete usare anche una di queste bustine nel caso l'abbiate. In molti lieviti chimici moderni non si usa più il cremor tartaro e si preferisce usare qualche altra sostanza, per esempio dei sali di alluminio, dei fosfati, e questo perché alcune di queste sostanze cominciano a sviluppare l'anidride carbonica solamente quando si è raggiunta una certa temperatura e quindi può iniziare a svilupparsi addirittura una volta che l'impasto è messo nel forno, e quindi questo dovrebbe portare a una migliore lievitazione. Ma allora perché in alcune ricette si dice di aggiungere solo il bicarbonato? Beh, nel caso in cui queste ricette prevedano l'uso del bicarbonato come agente lievitante, non è detto perché in alcuni casi il bicarbonato ha altre funzioni, vuol dire che per sviluppare l'anidride carbonica è presente già un acido negli ingredienti. Quale potrebbe essere un acido? Beh, ci sono tantissime sostanze acide in cucina, anzi, come vi ho detto, il bicarbonato è una delle pochissime sostanze alcaline, l'altra di comune utilizzo è l'albume. Tutto il resto è praticamente acido. Alcuni di questi ingredienti, alcuni di questi cibi sono abbastanza acidi da poter reagire direttamente col bicarbonato e fargli sviluppare l'anidride carbonica. Per esempio lo yogurt potrebbe essere una sostanza che viene utilizzata in qualche ricetta da sola. Un altro ingrediente che era acido una volta ma ora non lo è più è il cacao. Una volta il cacao non veniva trattato ed era naturalmente acido, per cui in ricette molto antiche dove si usava del cacao si aggiungeva a volte solamente del bicarbonato per farlo lievitare. Adesso il cacao viene normalmente trattato con una sostanza alcalina, il carbonato di potassio, per cui non funziona più questo trucco. Un'altra sostanza che magari può stupire alcuni di voi di scoprire che è acida e quindi può reagire col bicarbonato è il miele. Anche qui vi faccio vedere un piccolo esperimento. Prendiamo del miele, questo è il miele che uso per gli esperimenti, e lo aggiungiamo a un bicchierino, ne aggiungiamo un pochettino. Adesso aggiungo del bicarbonato, ne basta giusto una punta di cucchiaio e mescoliamo. Poiché il miele è molto viscoso, non riuscirà immediatamente a far sviluppare l'anidride carbonica. Ci vorrà un po', però quando inizia a farlo, le bollicine di anidride carbonica rimarranno intrappolate all'interno del miele, che diventerà quindi opaco e lattiginoso. È un processo abbastanza lento, però ho preparato un time lapse dove potete vedere tutto il processo completo. Vi posso far vedere il risultato finale. Eccolo qui, questo è stato preparato con un bel po' di anticipo. Vedete che è diventato completamente bianco perché le bollicine dell'anidride carbonica si sono sviluppate dalla reazione con gli acidi presenti nel miele e sono rimaste intrappolate.
pian piano migrano verso la superficie e se ne andranno via, ma ci vorrà più di un giorno perché questo accada. Quindi se in una ricetta è previsto del lievito chimico, dovete usare il lievito chimico e non potete sostituirlo con solo il bicarbonato, perché altrimenti la ricetta non sarebbe bilanciata. Vuol dire che alla fine della lievitazione rimarrebbe del bicarbonato che non ha reagito. Il bicarbonato però è in grado di sviluppare anidride carbonica anche quando non è a contatto con gli acidi, a patto di essere scaldato a temperature abbastanza alte, ma per vederlo dobbiamo andare in cucina. Il bicarbonato, quando è scaldato a temperature superiori agli 80 gradi, si decompone spontaneamente in carbonato di sodio e anidride carbonica. Ve lo faccio vedere con un piccolo esperimento. Qui ho messo del bicarbonato e questa è acqua che ho riscaldato prima con il bollitore. Vedete che appena aggiungo l'acqua bollente, il bicarbonato si decompone velocemente e sviluppa anidride carbonica. Questa reazione però non è quasi mai utilizzata in pasticceria per due motivi. Il primo è che questa reazione produce solo la metà dell'anidride carbonica e quindi del potere lievitante che si ottiene invece dal bicarbonato facendolo reagire con gli acidi. Il secondo motivo è che il carbonato di sodio che rimane dalla reazione è una sostanza molto più alcalina del bicarbonato di sodio e quindi questa alcalinità può interferire poi con le reazioni che avvengono in cottura nell'impasto. Questa reazione però è utilizzata spesso non per impasti lievitati, ma per produrre bollicine all'interno dello zucchero fuso, perché lo zucchero quando si fonde e fino a formare il caramello può raggiungere temperature anche di 180 gradi, quindi a queste temperature la reazione di decomposizione del bicarbonato è praticamente immediata e ci sono alcuni prodotti tradizionali in giro per il mondo che utilizzano questo tipo di reazione. Io mi ricordo quando ero bambino che attorno all'Epifania mi veniva regalato del carbone dolce nero e sapeva di zucchero ma era tutto spugnoso dentro. Questa è una ricetta che può utilizzare per esempio questo tipo di reazione per formare queste bollicine. Ora invece andiamo a fare un'altra preparazione tradizionale però dei paesi anglosassoni. Si chiama honeycomb, nido d'ape, e utilizza sostanzialmente del bicarbonato in polvere che viene aggiunto al caramello fuso che ha raggiunto circa una temperatura di 150 gradi. A 150 gradi lo zucchero inizia a decomporsi e a formare il caramello che riconosciamo dall'aroma inconfondibile e dal colore leggermente ambrato che pian piano diventerà sempre più scuro. Adesso andiamo a prepararlo. Abbiamo bisogno di 5 grammi di bicarbonato setacciato perché così si può distribuire meglio alla fine quando lo aggiungeremo allo zucchero. In teoria potremmo utilizzare semplicemente dello zucchero, ma tradizionalmente nei paesi anglosassoni per evitare di bruciare il caramello si aggiunge anche una certa quantità di golden syrup. Sostanzialmente è una miscela di glucosio, fruttosio e saccaroso già caramellizzato. Noi possiamo utilizzare dello sciroppo di glucosio che si trova in un qualsiasi supermercato. Aggiungeremo quindi a 100 g di zucchero 20 g di sciroppo di glucosio e bagneremo leggermente lo zucchero con un po' di acqua in modo da avere la consistenza un po' della sabbia bagnata. Poi lo metteremo sul fuoco, lo lasceremo scaldare, pian piano lo zucchero si fonderà, non dobbiamo assolutamente toccare né mescolare nulla mentre si sta formando il caramello e poi a un certo punto aggiungeremo il bicarbonato. Mi raccomando, quando si lavora col caramello, con lo zucchero fuso, abituatevi a usare degli occhiali protettivi perché ci si può fare molto ma molto male visto che il caramello può arrivare fino a 180 gradi e uno schizzo nell'occhio non volete proprio riceverlo. Iniziamo col pesare gli ingredienti. Ho bisogno di 20 grammi di sciroppo di glucosio che ho comprato al supermercato, a cui aggiungiamo 100 grammi di normale zucchero bianco. A questo punto aggiungo un cucchiaio d'acqua. Si deve avere proprio la consistenza della sabbia leggermente bagnata, questo può servire per evitare di bruciare il caramello. Adesso accendo il fornello a fuoco medio e pian piano vediamo che si scioglierà lo zucchero e pian piano la temperatura inizierà a salire. Dobbiamo arrivare a 150 gradi. Non dobbiamo toccare, non dobbiamo mescolare durante la preparazione del caramello. Vedete che pian piano lo zucchero insieme allo sciroppo di glucosio si scioglie, la pochissima acqua che abbiamo messo serve a aiutare questo processo. Pian piano tutto lo zucchero verrà
disciolto e la soluzione diventerà abbastanza limpida. Da lì in avanti la temperatura comincerà a salire, l'acqua continuerà a evaporare e quando arriverà a 150 gradi circa comincerà a diventare leggermente colorato e quello è il segnale che il caramello si sta formando. Abbiamo raggiunto i 150 gradi, a questo punto aggiungiamo velocemente il bicarbonato cercando di spargerlo un po' e con una spatola mescoliamo. Vedete che si gonfia tutto, il bicarbonato reagisce e versiamo tutto nella teglia e mi raccomando non lo tocchiamo perché altrimenti ci ustioniamo. Pian piano in una ventina di minuti si raffredderà, quindi cristallizza, solidifica e il bicarbonato che si è decomposto e con le sue bolle di anidride carbonica avrà formato una struttura interna molto spugnosa che viene chiamata appunto anido d'ape. Questo l'ho preparato in precedenza e vedete l'interno, possiamo romperlo per vedere. Il sapore è sia dolce che amaro e l'amaro aumenta all'aumentare della temperatura a cui avete portato il caramello, così come il colore. Se volete provare una ricetta con un sapore leggermente diverso, invece dello sciroppo di glucosio potete utilizzare il miele. Quindi usate 20 grammi di miele invece dello sciroppo di glucosio e otterrete una struttura più compatta, io l'ho preparata in precedenza, che saprà di miele. Anche qui la struttura interna è spugnosa, sarà più compatta di quella ottenuta solo con il caramello. Poiché è un prodotto che contiene un sacco di zucchero e ama l'acqua, se volete conservarlo per qualche giorno potete metterlo, come ho fatto io, in un sacchetto ermetico con una chiusura a zip. Il bicarbonato ha vari usi in cucina, non solo alimentari, ne parleremo magari in uno dei prossimi video se vi è piaciuto questo. Per ora vi saluto e un ciao dal vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!